perché il cuore si può scaldare e diventare veramente una vera fiamma, così. Fiamma che brucia senza divorare, capisci? È un calore che non consuma, è un calore che ti scalda a te, ma non distrugge te. Allora oggi si parla di un tema non importante, di più, il bacio. Il bacio sta, diciamo, alla vita d'amore, alla storia d'amore, come il Big Bang sta all'universo. Questo è l'esordio, è l'incipit. Così, sapendo di dover parlare di questo, la prima immagine che mi è venuta appunto è così, perché io ho vissuto, so proprio bene che nel primo bacio c'è i due esseri, i due DNA, le due unicità, i due modi di essere speciali si incontrano e danno il via. Ecco, il bacio è come veramente la congiunzione del gamete maschile e femminile, cioè quindi quelle cellule che sono in grado di incontrare la cellula dell'altro e dare il via alla nuova vita. La nuova storia d'amore parte dal bacio, perché lì è riconosciuto infallibilmente viene riconosciuto da lui, da lei, l'amore di lui, l'amore di lei. Ecco, con la sua perfezione, di forza, di passione, di autenticità. Questo è l'inizio. I baci ce ne sono 100 tipi. Cioè il bacio del padre che bacia la figlia, per esempio. Una roba da poema. Oppure cos'è il bacio dell'incontro, perché noi possiamo baciarci. Hai visto adesso ancora sopravvive diciamo così, il movimento, questa tradizione di abbraccio con un bacio da una guancia, un bacio all'altra guancia, eccetera. Sopravvive. Non è estesissima in tempo di pandemia, se è molto ridotta, però insomma sopravvive. Allora mi raccomando, ricordati di preparare la tua anima a dare un bacio. Devo tenere in modo, sgombra la mia anima da robaccia, da fanghiglia, da detriti. Allora noi dobbiamo sgombrare la nostra città, noi siamo una città, dobbiamo sgombrarla di detriti che prendono lo spazio e levano lo spazio all'amore che può dar forma a quel movimento che culmina nel bacio. Questo. Ecco, avere disinvoltura nel baciare è uno degli errori più drammatici. Io lo dico da sempre, che diciamo, quando si parla di purezza del sentimento, di purezza di un'azione, anche se l'azione è pura o impura, qui mi alludo diciamo, anche al decalogo, quindi ai 10 comandamenti, cioè non commettere atti impuri. Lì va capito bene che vuol dire. L'atto impuro può essere atto impuro anche un bacio tra due coniugi che hanno figli, che hanno una famiglia, una vita insieme da anni. Un bacio distratto, un bacio non sentito, un bacio non partecipato, un bacio meccanico, oppure un bacio, vedi sto facendo la faccia un po', un bacio, come posso dire, materiale, solo materiale. Guarda che il cervello, i sensi, l'intuito, l'anima dell'altra persona coglie tutto, fa la scansione, la risonanza magnetica, capisci, a qualunque gesto in avvicinamento. Il cervello nostro è in grado di farlo. Allora mi spiego. Tu puoi avere un impeto, una forza, un'energia fisica mentre baci, quindi che si imprime sul moto movimento delle labbra, la pressione delle labbra, la frequenza con cui diciamo, queste labbra si ravvicinano, si schiacciano uno verso l'altro. Ma tutto questo può essere colto come addirittura intrusione, violenza e disgusto, come posso dire, perché amici, o c'è quello che deve esserci dentro di noi in quell'istante,
o non può essere camuffato nei nostri movimenti, nel modo di guidare il bacio. Non so se è abbastanza chiaro. È una cosa molto delicata, per cui l'impurità entra nel bacio. Il bacio è veramente più importante addirittura dell'unione corporea, capisci, è completa, quindi con la unione sessuale diciamo che avvicina e lega lui a lei, lei a lui, i partner tra loro, importantissimo. Quindi trascinerà giù nei pensieri, nelle azioni, nei sentimenti, negli atti. Se un uomo è distratto mentre lei con giusto presupposto diciamo si avvicina con bel sentimento. Ieri ho chiesto a un signore spettacolare per la sua intelligenza, il suo impegno di lotta, è un grandissimo avvocato. Gli ho detto scusa, ma tu, se dovessi dirmelo in una parola, due parole, cosa vorresti da questa donna che è diventata, mi faceva il gesto come se fosse diventato un corazziere lei, sai? Quindi forte, un muro, rigida, dura, fredda. Dice, cosa vorrei? Dice, te lo dico subito. Dice, un po' di calore, perché il cuore si può scaldare e diventare veramente una vera fiamma, così. Fiamma che brucia senza divorare, capisci? È un calore che non consuma, è un calore che ti scalda a te, ma non distrugge te, perché gli amori possono anche distruggere. Possono diventare fiamma di passione, ma la passione non è l'amore. Se in una parola l'intuizione di un'anima dice un po' di calore, allora io la voglio raccomandare a tutti. Voi che state ormai dentro queste famiglie in cui ci si parla poco, in cui ognuno sa dove deve andare quando entra dentro casa, cioè va in un posto dove è meno disturbato, dove può rilassarsi, va a ripararsi, va a proteggersi dietro una conchiglia, dietro un segmento, quindi siete già qui, siete già arrivati lì. Quindi diciamo che l'amore non è morto, perché se siete lì non è morto. Infatti io dico a delle coppie che stanno soffrendo molto, gli dico, guarda, voi siete uno spettacolo, cioè stanno soffrendo, magari mesi che nemmeno si toccano. Non è bello quando non ci si tocca più, non è bello. E guarda però quanto è serio il corpo, quanto è serio il cervello. Non ti fa avvicinare più a lei o a lui o al partner, capisci? Non ti fa avvicinare, non accetta l'avvicinamento, non incoraggia l'avvicinamento, perché il corpo è il primo custode della purezza. L'ho detta grossa, l'ho sparata grossa. Perché al corpo invece gli si dà di solito la responsabilità di coinvolgerti, capisci, di farti in qualche modo deragliare dal binario, dalla perfezione, del moto. Qui, signori, bisogna imparare come funzionano le reti ferroviarie dei sentimenti, la rete dei binari, gli scambi, da che cosa sono controllati, visto? È una roba seria. T'assicuro siamo in buone mani, soltanto che non sapendo bene come funziona, cogliamo solo una parte della grande tutela, della tutela di alta qualità, che il corpo da un lato, la mente dall'altra e l'anima, diciamo, l'anima, il cuore spirituale, diciamo, della nostra vita, fanno bene, ma se non c'è chi riceve e inavvertitamente si mette di traverso, capisci, va a fare il sabotaggio di questa meraviglia. Io vi auguro con tutto il mio cuore di non dimenticare questa piccola raccomandazione di oggi. Tenete la vostra persona, il centro della vostra persona, la vostra anima sgombra, perché possa ospitare amore e questa, diciamo, permeare ogni gesto, ogni carezza, ogni bacio.